Hai comprato due racchette uguali, stesso produttore, stesso modello, stesso anno di produzione, stesso grip, stesse corde, uguali. Però quando vai a giocare dal borsone prendi sempre la stessa, perché c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa in più che l'altra non ha. Non è la tua testa, non stai sbagliando niente, semplicemente non sono uguali. Vediamo che cosa si può fare. Sigla! Ciao ragazzi, in un video che ho pubblicato qualche settimana fa mostravo il processo di misurazione di 4 telai che sulla carta sono uguali, erano 4 Pure Drive 2021 e dove sono invece emerse delle enormi differenze sia in termini di peso che in termini di swing weight. Non è un difetto, o meglio, non è un difetto riconosciuto dai produttori. Le racchette da tennis vengono prodotte in serie, ma vengono prodotte con delle metodologie quasi artigianali, possiamo definirle. Vengono tagliate delle strisce di carbonio, vengono incollate una sull'altra, vengono arrotolate, vengono messe all'interno di stampi che poi vanno in cottura e poi subiscono i vari processi di lavorazione. Basta che andate su YouTube e cercate come sono fatte le racchette da tennis, trovate una serie di video di Tennis Warehouse che entra negli stabilimenti di Yonex, di Ed, di Babolat e vi mostra fisicamente le racchette come vengono costruite. Questi processi di lavorazione hanno delle tolleranze, piccole variazioni nel peso, nel materiale, nella distribuzione del carbonio, delle resine che vengono utilizzate per l'incollaggio. Il risultato è che due racchette dello stesso modello, uscite dalla stessa fabbrica lo stesso giorno, possono arrivare ad avere un peso che è variabile tra addirittura più o meno 7 grammi per alcuni produttori, altri più o meno 5, qualcuno più o meno 3. Però capite che più o meno 7 grammi, più o meno 5 grammi, significa che io entro in un negozio, esco con due racchette che dovrebbero essere uguali e che pesano 14 grammi di differenza, 10 grammi di differenza. Sono un'enormità nel peso e questi 10 grammi, questi 14 grammi di differenza comportano una differenza di inerzia altrettanto elevata ed è una cosa che il nostro braccio sente, come abbiamo visto. Il mondo degli atleti agonisti è un mondo a parte. Le loro racchette vengono prodotte con materiali scelti, con differenti selezioni. Le tolleranze sono molto più strette, si parla di produzioni pro stock, e anche in quei casi comunque poi c'è un lavoro di matching tra le varie racchette per portarle esattamente ad avere gli stessi valori. E oggi facciamo proprio il matching di due telai. I due telai sono due Yonex e Zone 100, sono le mie, sono quelle con cui gioco, e andremo a misurarle e a vedere se ci sono delle differenze, come intervenire per annullare queste differenze di peso, di bilanciamento e di swing weight. Per farlo utilizzeremo il nuovo arrivato in casa Pagar Lab, è un software che si chiama Inerzia Racket Tuner o Inerzia RT, è un software completamente gratuito, non richiede nessun tipo di iscrizione, può essere utilizzato liberamente da chiunque. Trovate il link in descrizione e più avanti nel video vi mostrerò la sua interfaccia, le sue funzioni e vedremo come ci aiuterà nel processo di matching. Partiamo con la misura del primo telaio, 315.1, andiamo a 33.2. Pesiamo adesso il secondo telaio, 321.2, 32.9. Passiamo adesso a misurare lo swing weight e il twist weight dei due telai. Partiamo con il 2 che ho già qui.
Allora abbiamo un 322.3, ruotiamo il piatto corde per portarlo in orizzontale e abilitiamo il calcolo del twist weight. Ok, per il telaio numero 1 abbiamo uno swing weight pari a 317.9, ruotiamo nuovamente il piatto corde per portarlo in orizzontale, abilitiamo la misura del twist weight, ok. Siamo sulla pagina dello strumento Inerzia X1, pagalla-lab.com, trovate il link in descrizione. Scorriamo la pagina verso il basso e troviamo il riquadro che ci invita a provare il nuovo software Inerzia Racket Tuner. Entriamo nella pagina dove vengono visualizzate alcune schermate dell'app. Viene specificato che l'utilizzo dell'app è totalmente gratuito e non richiede nessuna registrazione, non si deve scaricare niente, è una web app che gira all'interno del browser. Apriamo l'applicazione e troviamo sostanzialmente tre pagine. La prima è quella del database delle persone con le loro racchette. La seconda pagina è dedicata al tuning del singolo telaio. Possiamo lavorare in manuale su un singolo telaio di cui andiamo a inserire le caratteristiche o caricarne uno dal database. Per esempio questo, e su questo telaio possiamo andare a lavorare aggiungendo dei pesi, aumentandoli, spostandoli lungo il telaio e mentre li spostiamo vediamo come variano le caratteristiche fisiche della racchetta. Possiamo aggiungerne più di uno, ad esempio possiamo inserire anche un peso nel tappo e così via. La terza pagina invece è quella dove andremo a fare il matching delle racchette. Prima di fare il matching delle racchette carichiamo i dati che abbiamo salvato con l'app di Inerzia X1. Quindi vado a inserire un nuovo cliente che è Paolo e per il cliente Paolo importo il file in formato JSON esportato dall'app dello strumento. Potrei in alternativa, se non ho lo strumento, andare a inserire una racchetta, marca, modello, il numero del telaio, la grandezza del piatto, lunghezza e così via. In questo caso invece abbiamo i dati che ci vengono già dalla nostra applicazione e li trasciniamo qui dentro. Abbiamo dei warning che ci dicono che il backup non contiene informazioni relative alla grandezza del piatto e alla lunghezza, perché sono delle caratteristiche che non salviamo all'interno dell'app. Quindi in ogni caso non è un problema, il software ci avvisa semplicemente che verranno utilizzati i valori di default, quindi il piatto da 100 e la lunghezza da 68,6 cm. Nel caso avessimo inserito un piatto da 98, comunque avremmo potuto cambiarlo successivamente. Diamo un refresh e vediamo le due racchette che abbiamo misurato un attimo fa. A questo punto andiamo direttamente nella pagina del matching, carichiamo le due racchette, quindi il telaio numero 1 e il telaio numero 2, che ci vengono presentati nella prima tabella. Vediamo le due racchette con le loro caratteristiche e nella riga in alto abbiamo il delta 3
tra peso, bilanciamento, swing weight e twist weight. La prima scelta è quella della modalità. Possiamo decidere se equalizzare tra di loro le due racchette prendendone una come riferimento, oppure se portare entrambe a delle specifiche che andiamo ad inserire noi manualmente. L'equalizzazione ad un telaio di riferimento è possibile chiaramente solo nel caso in cui uno dei due telai abbia sia il peso che lo swing weight maggiore. E questo è ovvio, perché se avessimo il peso maggiore ma lo swing weight minore, l'algoritmo non riuscirebbe a trovare una soluzione, perché come sappiamo non è possibile diminuire l'inerzia o diminuire il peso del telaio. Nel nostro caso questo problema non c'è, per cui passiamo alla seconda scelta, che è la priorità. Possiamo decidere se lavorare privilegiando l'equalizzazione dello swing weight o del peso. In funzione della scelta che facciamo, l'algoritmo andrà a lavorare sul portare a pareggio la grandezza selezionata e cercando di mantenere il gap tra le differenze di peso nel valore più ridotto possibile. Allo stesso modo, se andassimo a selezionare il peso. Lasciamo swing weight. La terza opzione è quella di decidere se vogliamo il peso solo concentrato nel tappo o solo distribuito sul manico, o vogliamo esplorare entrambe le soluzioni. Poi possiamo impostare un valore massimo di massa da aggiungere in un determinato punto. Le opzioni sono finite, premiamo calcola e l'algoritmo ci fornisce la sua soluzione per il matching dei due telai. Una delle due racchette, quindi quella più pesante, è stata presa come riferimento, mentre la seconda ha due possibili soluzioni. La prima vede il peso concentrato nel tappo del manico, mentre la seconda vede il peso distribuito uniformemente sotto il grip. Noi sceglieremo questa per andare a fare le modifiche sul nostro telaio. Possiamo salvare la ricetta che ci ha proposto e conservarla come all'interno del database dei clienti. Ok, penso che sia tutto. Come vi ho detto, non è richiesta nessuna registrazione per utilizzare il software è libero, non è necessario nemmeno possedere lo strumento Inerzia X1. Certo, fa comodo avere uno strumento che ci misura lo swing weight e il twist weight dei telai che dobbiamo confrontare. Non possiamo entrare solo con peso e bilanciamento, serve comunque almeno la misura dello swing weight. Per chi volesse approfondire ulteriori contenuti, c'è un'area tecnica abbastanza ricca dove ci sono molte delle cose di cui parlo nei video. C'è la pagina delle domande su come funziona lo strumento e altre cose. Vabbè, il link ce l'avete in descrizione. Fermiamoci qui e torniamo ai nostri telai. Andiamo ad applicare le modifiche suggerite dal software e vediamo che cosa succede. Andiamo adesso ad applicare le modifiche suggerite dal software Inerzia RT per il matching dei due telai. Per quanto riguarda il manico, il suggerimento è quello di aggiungere 4-5 grammi al manico. Il software ci ha proposto due opzioni. Una è quella di inserire questo peso aggiuntivo all'interno del tappo, l'altra è di distribuirlo uniformemente sul manico. La differenza sostanziale è che per distribuire del peso sul manico noi dovremmo smontare il grip e applicare delle strisce di piombo sul manico nudo e poi riavvolgere il grip. O in alternativa montare un grip più pesante, magari un grip in cuoio. L'alternativa che molti utilizzano è quella di iniettare del silicone all'interno del manico.
sì, il silicone si distribuisce in maniera molto uniforme, si solidifica, non avremo mai nessun tipo di vibrazione. Il problema è che l'iniezione del silicone è un punto di non ritorno. Una volta che l'abbiamo messo non lo toglieremo mai più, è veramente complicato andarlo a togliere. E inoltre è difficile da dosare esattamente la quantità che vogliamo andare a mettere. L'alternativa è quella lì di togliere il grip e mettere delle strisce di piombo attaccate al manico, oppure andare a mettere un peso concentrato all'interno del tappo. Se apriamo il tappino della racchetta di questa come di tante altre, questo è più o meno quello che vediamo all'interno e ci sono varie possibilità. Personalmente la soluzione che preferisco è quella di utilizzare del Patafix, la comune plastichina che utilizzano i bambini. Ne ho già staccato una pallina che pesa esattamente 4,48, va bene, ed è atossico, è molto malleabile e soprattutto una volta che lo mettiamo dentro lo sagomiamo diciamo, alla cavità che alloggia il tappino. Se un domani volessimo andare a toglierlo, lo estraiamo con molta semplicità. Io adesso lo premo all'interno della cavità per farlo aderire bene a tutta la parete e poi vado a chiudere il tappo. Ok. Per quanto riguarda il peso da aggiungere all'interno dell'ovale, dobbiamo aggiungere 1,6 grammi a 60,2 cm, in pratica stiamo a ore 2,10. Se andiamo a misurare esattamente i 60,2 siamo in corrispondenza di questa corda, quindi il peso che andremo ad aggiungere dovrà stare a cavallo di questa corda. Generalmente il 90% dei tecnici che fanno questo tipo di lavoro utilizza delle strisce di piombo. Il piombo è molto comodo perché è a bassa densità. Abbiamo che un pollice, quindi 2,54 cm, pesano 0,25 grammi. Per cui possiamo andare a distribuirlo bene ed è molto malleabile. L'unico problema del piombo è che è tossico. Quando andiamo ad applicare il piombo ci rimarrà sempre una patina sulle dita di piombo e o utilizziamo dei guanti o ci andiamo a lavare le mani subito dopo. È tossico non per il contatto con la pelle, è tossico se lo ingeriamo chiaramente. Quindi se io dopo aver fatto questa operazione comincio a mettermi le mani sulla bocca, finisco per ingerirne un po'. Oltretutto dobbiamo avvisare la persona alla quale stiamo facendo questo lavoro di questo problema, quindi di non toccare la zona dove c'è il piombo e se la tocca poi di lavarsi le mani o comunque di non portarle alla bocca. Allora andiamo ad applicare la prima striscia e la mettiamo più o meno qui. Ok, abbiamo applicato le 4 strisce di piombo. Una cosa che non vi ho detto è un'alternativa che si può utilizzare se non si vuole avere a che fare con il piombo, se non si vuole maneggiare il piombo, è quella di utilizzare del tungsteno. Il problema del tungsteno è che ha una densità molto più elevata rispetto al piombo, è più del doppio. Questo significa che lo stesso peso che noi abbiamo inserito qui lo avremmo ottenuto con una striscia che era la metà di questa. Saremmo andati a mettere una massa concentrata su soli 2 cm invece che su 4 come abbiamo fatto in questo caso. Preferisco utilizzare il piombo perché ha una distribuzione più uniforme del peso, quindi si va a spalmare meglio, diciamo, sull'ovale. Ok, andiamo a rilevare adesso le caratteristiche del telaio dopo le modifiche. Quindi abbiamo
il peso che è passato a 321,3, quindi andiamo sul nostro telaio da 315,1, passiamo a 321,3. Per quanto riguarda il bilanciamento, pesiamo come al solito la testa e leggiamo un 153,97 praticamente a 154 diviso 321,3, come al solito lo moltiplichiamo per la lunghezza del telaio e otteniamo un 32,9. Quindi il bilanciamento è passato da 33,2 a 32,9. 322,4, abilitiamo la misura del twist weight. Perfetto, mettiamo tutto in tabella e ne parliamo. Facciamo alcune considerazioni su quanto abbiamo visto in questo video. Abbiamo allineato i parametri dinamici e statici delle due racchette, quindi vale a dire peso e bilanciamento da un lato, swing weight e twist weight dall'altro lato. E adesso queste due racchette sono fisicamente equivalenti. Una precisazione che ci tengo a fare è che lo scopo di questo video non è tanto quello di dirvi guarda quanto è semplice fare questa operazione, la può fare chiunque, la posso fare pure io, basta che c'hai lo strumento inerzia e Q1, c'è una bilancina e ti customizzi la racchetta come meglio ti piace. No, c'è gente che fa questo lavoro, lo fa con passione, lo fa da tantissimi anni ed ha accumulato una esperienza e un bagaglio di conoscenze che un software, un algoritmo non potranno mai avere. Inerzia RT vi potrà dire dove piazzare il peso perché ha fatto un calcolo matematico, cioè ha fatto una proporzione A per B più B per C, ma non sa come giocate, non sa come è fatto il vostro diritto, con quanto colpite in anticipo o se date molta rotazione. Un tecnico professionista che fa questo da tanti anni sa dove andare a intervenire su un telaio per modificare le sue caratteristiche in funzione di quello che voi gli chiedete e quindi di cucirvi addosso la racchetta. Lo scopo è quello di rendervi consapevoli, di farvi capire quali sono gli strumenti che si hanno a disposizione per andare a lavorare su un telaio, perché poi alla fine un cliente consapevole è un cliente che sa riconoscere un lavoro fatto bene. Se volete provare l'applicazione Inerzia RT, la trovate gratuitamente sul sito di Pagal Lab, trovate il link qui sotto in descrizione. L'utilizzo del software è completamente gratuito, non occorre alcuna registrazione. L'applicazione è molto giovane, può avere ancora qualche piccolo bug, usatela, fatemi sapere nei commenti come vi trovate, se trovate qualche errore, qualche cosa che non mi torna o qual è la vostra esperienza nell'utilizzo. Ovviamente nel sito trovate anche tutte le informazioni relative allo strumento Inerzia X1, le modalità di acquisto e trovate un'area tecnica ricca di contenuti e di approfondimenti sugli argomenti di cui abbiamo parlato oggi e nei video precedenti. Vi invito a seguire il canale, a iscrivervi, a mettere un mi piace e fatemi sapere le vostre considerazioni, se avete domande sono qui. Ciao e grazie.